Immaginate di camminare per le strade della Londra del 1933. Tra la nebbia, un giornale locale riporta una notizia che sembra uscita da un libro di fiabe. Un gatto con le ali è stato avvistato in un cortile di fabbrica. Non è un fotomontaggio e non è un'allucinazione collettiva. Per secoli, centinaia di persone hanno giurato di aver visto gatti capaci di spiegare le ali e, in alcuni casi, di fare balzi impossibili. Oggi, qui a Space Feline, scaveremo nell'archivio dei misteri felini. Esistono davvero i gatti alati? Sono messaggeri divini, mutazioni aliene o c'è una spiegazione scientifica? Preparatevi, perché la realtà è molto più strana della leggenda. Le segnalazioni non sono isolate. Nel 1842 Henry David Thoreau parlò di un gatto alato nei boschi del Massachusetts. Descrisse un mantello folto che in primavera si divideva in appendici simili ad ali. Quello di Thoreau era solo l'inizio, un'osservazione poetica che però apriva le porte a una realtà incredibile. Se nell'Ottocento queste storie sembravano solo eccentricità da naturalisti, con l'arrivo del XX secolo il fenomeno è esploso, passando dai taccuini degli scrittori alle prime pagine dei quotidiani internazionali. Entriamo ora nel vivo dei casi documentati che hanno sconvolto l'opinione pubblica. Anni 30. Nel giugno del 1933, la stampa britannica fu scossa da una notizia proveniente da Oxford. Un gatto bianco e nero fu avvistato nelle stalle di una residenza locale. Ma c'è qualcosa di profondamente sbagliato. Quando il gatto corre, due grandi appendici piumose spuntano dai suoi fianchi. Il gatto fu effettivamente catturato e portato all'attenzione degli scienziati. Le sue ali non erano solo lembi di pelle cadente, ma erano lunghe circa 15 centimetri e ricoperte da un pelo foltissimo. La cosa che scioccò i testimoni fu che il gatto le utilizzava per bilanciarsi durante salti di un'altezza prodigiosa. Si diceva potesse saltare recinzioni di 2 metri con una facilità quasi innaturale. Dopo mesi di osservazione, il gatto perse improvvisamente le ali. Caddero da sole, come rami secchi. Un dettaglio che oggi è la prova chiave per la scienza. Facciamo un salto in avanti di 75 anni e spostiamoci nella provincia di Sichuan, in Cina. Nel 2008, nella provincia di Sichuan, la signora Feng notò un cambiamento nel suo gatto dopo un'estate torrida. Il gatto sviluppò protuberanze sulla schiena che divennero ali membranose ricoperte di pelo. La proprietaria sosteneva che le ali fossero spuntate dopo che il gatto era stato molestato da un gruppo di gatte in calore. Le foto del gatto di Fengjie fecero il giro del mondo e le analisi confermarono che non c'erano ossa all'interno delle ali, solo cartilagine e tessuto connettivo elastico. Questo caso è fondamentale perché è documentato con fotografie moderne ad alta risoluzione. Notate le somiglianze? Oxford 1933 e Cina 2008. Questo suggerisce un evento biologico ricorrente nella storia dei felini. Il nostro cervello cerca di dare un senso a ciò che vede e davanti a un gatto che salta con appendici che si muovono, la nostra mente completa il puzzle chiamandole ali. Ma non pensate che queste siano storie confinate solo a terre lontane. Anche l'Italia nasconde i suoi angeli felini. Nelle campagne del secondo dopoguerra tra Toscana ed Emilia circolavano racconti di gatti che vivevano nei solai o nei fienili, soprannominati gatti civetta. Perché? Perché i contadini giuravano che, se messi alle strette, questi gatti gonfiassero la schiena, facendo apparire 2 ali di pelo e pelle. Ma il caso più documentato riguarda la Sardegna. Nelle zone impervie del Gennargentu, i pastori hanno parlato per decenni di esemplari di gatto selvatico con mantelli così folti da sembrare dotati di ali membranose durante i balzi tra le rocce. Perché non troviamo questi casi sui giornali dell'epoca? Spesso un'anomalia fisica veniva interpretata come un segno demoniaco o un miracolo. Molti di questi gatti italiani venivano probabilmente nascosti o considerati creature magiche di cui non bisognava parlare troppo. Fatemi sapere nei commenti. C'è qualcuno tra voi che ha mai sentito queste storie dai propri nonni?
C'è qualcuno magari della Sardegna, della Toscana o dell'Emilia che ha sentito queste storie? Esistono altri borghi dove si parla dei gatti civetta. Sono curiosissimo di leggere i vostri racconti. Se nel Medioevo i gatti neri venivano perseguitati, i gatti alati venivano spesso guardati con timore reverenziale. In alcune culture orientali erano visti come spiriti che potevano viaggiare tra il mondo fisico e quello astrale. Perché l'uomo ha questo bisogno di dare le ali ai gatti? Forse perché i loro riflessi e la loro grazia nel saltare ci danno già l'illusione che stiano volando. Ma la biologia non mente e quello che stiamo per scoprire cambia tutto. Ecco il momento della verità. La scienza chiama questo fenomeno feline cutaneous asthenia o sindrome di Ehlers-Danlos felina. È un difetto genetico nella produzione di collagene che rende la pelle incredibilmente fragile ed elastica. Questi lembi di pelle possono staccarsi dai tessuti sottostanti e pendere ai lati del corpo. Quando il gatto corre o si spaventa, i muscoli dorsali tendono questi lembi facendoli apparire come ali. A volte questi lembi contengono fibre muscolari e il gatto può muoverli volontariamente. Ecco perché molti testimoni giuravano di aver visto il gatto battere le ali. Non è magia, è genetica. Una mutazione rara che trasforma un normale gatto in una creatura leggendaria. E se questa mutazione non fosse solo un errore, ma un vantaggio in ambienti diversi? Forse su un esopianeta a bassa gravità, questi lembi diventerebbero utili e vantaggiosi. Forse tra migliaia di anni i gatti alati non saranno più un'eccezione medica. Il mondo felino non finisce mai di stupirci. Che siano cloni o creature alate nate dalla genetica, i gatti restano il ponte tra la nostra realtà e l'ignoto. Voi avete mai visto qualcosa di inspiegabile nel vostro gatto? Scrivetelo nei commenti e se volete scoprire altri segreti, iscrivetevi a Space Feline. Ci vediamo nel prossimo video.